Buonasera, benvenuti in Fondazione Luigi Rovati per questo secondo appuntamento con la Fondazione e la Fondazione Federico Zeri. Parleremo, l'argomento è sempre, proseguiamo appunto gli incontri relativi allo schermo bianco, questa serie che abbiamo denominato lo schermo bianco, e questa sera anche la Fondazione sarà protagonista dell'incontro insieme alla dottoressa, alla professoressa Raffaella Fontanarossa, e lascio adesso a Marcello Calogero, il mio è solo un benvenuto, di introdurre la conversazione. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Marcello Calogero della Fondazione Zeri, sono un po' il curatore di questa serie dedicata ai musei del dopoguerra come punto di partenza per parlare dei musei oggi e delle mostre oggi. Io vi presento brevemente Raffaella Fontanarossa, che ha studiato a Ginevra, dove ha ottenuto il dottorato di ricerca. Ha studiato tanti temi, ma tra i molti spicca quello del collezionismo e dei musei. Nel 2022, fresco di stampa, è un libro di sintesi uscito per Einaudi sulla storia dei musei e delle collezioni, una storia culturale e metodologica che arriva fino ai giorni nostri con una prospettiva globale, quindi l'Europa, l'Asia, il Sud America. Ma prima di questo Raffaella Fontanarossa ha dedicato grande attenzione alla storia dei musei di Genova, che sono un capitolo centrale nella storia dei musei del dopoguerra e che, come vedremo, presentano dei casi, da Palazzo Bianco a Palazzo Rosso al Museo di San Lorenzo, che si prestano a un confronto molto interessante con il luogo in cui ci troviamo. Allora io, senza ulteriori indugi, chiederei a Raffaella Fontanarossa di parlarci dei protagonisti di questa storia, che sono Franco Albini, e Caterina Marcenaro e Franca Helg. Bene, allora buonasera a tutte e a tutti, e intanto permettetevi di fare alcuni ringraziamenti, innanzitutto per questo meraviglioso invito, per l'ospitalità di Fondazione Luigi Rovati, la presidente Giovanna Forlanelli naturalmente, e Monica Lofredo che è la direttrice, ma sono molto grata anche a Fondazione Zeri, al suo presidente Andrea Bacchi e a Marcello Calogero. Naturalmente mi fa molto piacere conversare con voi su questi argomenti, e anche a partire effettivamente dai protagonisti, perché quello che introduciamo a partire da alcuni casi di studio è un lavoro corale, veramente forse è uno degli aspetti più dal nostro punto di vista sorprendenti di questa generazione di appunto padri nobili di una disciplina che all'epoca, parliamo del dopoguerra, era ancora in fieri, non era ancora entrata neanche la parola museologia nel nostro dizionario della lingua italiana, è entrata negli anni 50, e tutti loro, tutte loro sono stati veramente i pionieri di questo mestiere sul campo, e è stato veramente un caso molto interessante, credo, quello che ha legato queste due città, Genova e Milano, perché diciamo, la protagonista di questo racconto, dell'altra volta avete parlato, dedicato la serata a Fernanda Wittgens, l'omologa genovese della Wittgens, è una funzionaria non dei musei statali ma dei musei civici della città di Genova, che era appunto Caterina Marcenaro, una storica dell'arte, dunque molto attenta, ancorché cresciuta e formatasi in una città tutto sommato periferica, un po' allora come oggi, molto attenta
presenta le novità, l'avanguardia. Caterina Marcenaro va a Roma a studiare al perfezionamento, e quella è l'occasione anche per incontrare coloro che poi diventeranno allora giovanissimi come lei, coetanei, protagonisti del dibattito internazionale, e che quindi la porteranno direttamente a Milano, alla Triennale. Giulio Caralgan, il gruppo degli architetti naturalmente del movimento moderno, si ritrovano a Milano, ed è l'occasione per far incontrare anche questa storica dell'arte con le grandi mostre sperimentali, no? Gio Ponti le aveva definite queste intelligenti baracche dove si sperimentavano gli allestimenti, i dispositivi che diventeranno poi qualche volta anche dispositivi museali. E allora Marcenaro chiama a Genova inizialmente Franco Albini, pochi anni dopo coinvolge naturalmente anche colei che diventerà la terza protagonista di questo nostro racconto, e cioè la cotitolare dello studio milanese di Albini, cioè Franca Elghe, e insieme riscriveranno un po' la storia dei musei genovesi naturalmente in primis, ma sarà veramente poi una pagina internazionale da subito. E tra l'altro ancora un filo rosso tra la conversazione della scorsa volta e il tema che andiamo adesso a introdurre è legato proprio al fatto che forse non avete parlato appunto intervenendo su Brera, ma Fernanda Wittgens ebbe un grande ruolo, come forse molti di voi sanno, per mantenere una casa museo, anzi quella che diventerà la più grande casa museo di questa città, in via Manzoni, il Pol di Pezzoli. Sapete che Fernanda Wittgens si batté perché fosse ricostruito come era dov'era, in stile. Del Pol di Pezzoli rimaneva grosso modo lo scalone centrale, poco altro, la documentazione naturalmente, le opere, e dunque Fernanda si batté con la sua tenacia per ricostruire completamente. Quindi, diciamo, schierandosi di lì a poco sarebbero nate vere e proprie fazioni dei tradizionalisti, di coloro che appunto volevano ricostruire le cose appunto come erano, dove erano, e dall'altra parte coloro che invece abbracciavano le avanguardie. Da quest'altra parte c'è tutto il filone che oggi andiamo a presentare, e appunto anche Genova aveva ereditato delle importanti dimore storiche destinate per loro stessa natura a diventare case museo, anzi lo erano state prima tra le due guerre, e prima soprattutto della seconda guerra mondiale. E la strada nuova dei genovesi, la via Aurea, oggi via Garibaldi di Genova, appunto aveva riaperto le due dimore principali donate dalla famiglia Brignole Sale alla municipalità di Genova come case museo, appunto. E qui ci sono appunto due immagini, le state vedendo. Questa tra l'altro è una immagine più antica di Alfred Noack, questo straordinario fotografo che ha documentato la casa dei Brignole Sale, poi Palazzo Bianco, appunto, come dimora, come museo. Allora, come forse sapete, anche la storia di Milano e di Genova si lega anche tragicamente, perché sono state entrambe, come molte altre città del paese, bombardate, e dunque anche Genova risorge, diciamo, dalle macerie, dal ventennio, dalla falsificazione culturale di tutta una lunga stagione, risorge da queste ferite anche attraverso la cultura, ricostruendo i palazzi, ricostruendo i musei. E questo grande investimento viene portato avanti dall'allora neodirettrice dei musei civici, cioè quindi Caterina Marcenaro, che abbraccia appunto una linea completamente opposta a quella che forse la sua collega Wittgens avrebbe perseguito. Quella è in accordo naturalmente con, per quanto riguarda Palazzo Bianco, l'architetto Albini insieme progettano il nuovo museo, che si presenterà nel dopoguerra così. Lo shock direi che fu ed è in qualche modo ancora forte, no? Ora pensiamo, in Palazzo Bianco riapre restaurato nel 1950. Genova 1950, e questo a tutti noi credo oggi richiama
invece un'idea ancora in qualche modo d'avanguardia, che è quella, la presentazione che in queste date si vedeva nelle gallerie di arte contemporanea, ma non a Genova, neanche a Milano, forse a New York, grazie a quel meraviglioso testo finalmente tradotto anche in italiano di Brian O'Doherty, Inside White Cube, tradotto tra l'altro dalla nostra casa editrice Joanne Levy. Sappiamo che appunto la genealogia del White Cube viene riportata certamente al terreno dell'arte contemporanea, luogo per eccellenza delle sperimentazioni. Trovarci nella vecchia Europa, in una città come Genova, in un museo di arte antica, dove la presentazione delle sale, questa era la sala, una delle prime sale che documentava l'arte medievale, il crocifisso dei Caravana, c'è dietro un palio bizantino, e poi ci arriveremo più tardi, la sala dedicata al monumento di Giovanni Pisano. Tutto ciò è di grande sorpresa. Sì, l'altra volta avevamo affrontato il caso di questa mostra veneziana dedicata a Giovanni Bellini, curata da Carlo Scarpa, in cui una delle novità più importanti è che i dipinti del Rinascimento e non dipinti di arte contemporanea erano stati presentati senza cornice. Ecco, quella soluzione che nasce all'interno di un allestimento temporaneo, a Palazzo Bianco per la prima volta si fa allestimento permanente. Qui vediamo forse una delle fotografie più iconiche di Palazzo Bianco in questo momento. Sì, queste intanto sono le fotografie meravigliose di Paolo Monti, un altro milanese d'adozione che ha documentato quasi tutti questa generazione di musei, e questa appunto è una delle sale che in parte ancora oggi, solo in parte, è ancora visibile, con i quadri fiamminghi, no? Con le tavole fiamminghe, tavole antiche presentate sulla parete nude, senza le cornici. Addirittura in alcuni casi Albini e Marcenaro propongono l'idea di movimentare l'opera, come si vede dalla foto sulla destra, di offrirci l'opera in qualche modo e offrirci anche la possibilità di vedere con questo supporto a bandiera, no, con un telaio metallico, la possibilità di vedere dal recto e dal verso, cosa che certo interessa a noi storici dell'arte perché vogliamo andare a vedere dietro se ci sono stemmi, se ci sono restauri, ma interessa forse anche a un pubblico più vasto, nel caso per esempio delle tavole fiamminghe, perché sono dipinte a ambo i versi, quasi sempre, come anche in questo caso, e dunque la possibilità appunto di vederle, ma poi soprattutto la possibilità di interagire in qualche modo e abbattere uno dei grandi tabù, no? Nei musei non si può toccare nulla, giustamente. Sì, allora, io credo che veramente un fil rouge di tutto questo discorso sia il tentativo di accorciare le distanze fra lo spettatore e gli oggetti e come gli architetti riescono a pensare a dei modi per annullare questa distanza, per cercare di accorciarla il più possibile. L'altro caso, grande cantiere di questo momento, oltre a Palazzo Bianco, è Palazzo Rosso, che ha una storia simile, una residenza nobiliare donata al comune di Genova, e qui l'intervento è ancora più delicato, perché è una residenza nobiliare conservata ancora meglio di Palazzo Bianco, uscita dalla guerra ancora in uno stato conservativo migliore. Sì, infatti l'altra dimora, Brignole Sale, viene danneggiata naturalmente, siamo sulla stessa, appunto abbiamo detto, sulla stessa via Garibaldi, proprio una di fronte all'altra, ma effettivamente la parte dei saloni, dei piani nobili, insomma è piuttosto conservata, lo vedremo, e dunque anche per questa casa museo, tra l'altro dal punto di vista anche giuridico la vicenda è un po' più delicata e complicata, va detto, perché al momento della donazione del legato la duchessa di Galliera impone al comune di Genova clausole molto precise, dicendo che appunto la dimora di Palazzo Rosso doveva essere conservata
esattamente come si era trovata al momento del lascito, senza trasformazione di rilievo, e in caso contrario la dimora sarebbe tornata di proprietà francese, perché i Brignole-Sale vivevano e avevano palazzi, tra uno dei palazzi della duchessa di Galliera e oggi il museo Galliera a Parigi, appunto, museo del costume, e dunque insomma è nata una grande querella insomma tra i due stati, quello italiano e quello francese, perché ovviamente anche il cantiere di Palazzo Rosso è stato pensato, ridisegnato da Marcenaro con Albini, è nato questo grande sodalizio professionale. Nel cantiere di Palazzo Rosso arriva anche Franca Elg e dunque i tre mettono in atto le loro poetiche che vanno sempre nella direzione, non possono che non andare nella direzione, come diceva Marcello Calogero, dell'ambientare più che le opere il pubblico, noi, quell'idea di coinvolgerci, ed è per questo motivo che la loro ossessione perché ci sia un allestimento unitario che ci accompagni sala per sala è in qualche modo sottolineata, per esempio, da questi tappeti, da questo feltro rosso che percorre le sale e che va in qualche modo a eclissare questi pavimenti che ci sono ancora oggi ben conservati e in qualche modo anche tutelati dal tappeto, ma questi pavimenti che sono fatti di marmi ottocenteschi, di marmi policromi, che in qualche modo, secondo appunto l'indirizzo Marcenaro e il Galbini, avrebbero distratto lo sguardo e avrebbero in qualche modo inquinato, no, la visione delle opere. E dunque fanno da guida. Questo è un modo per credere molto anche nell'opera, no? Nell'opera che si espone. Sì, ed è un po' questo il nodo, cioè questo è un momento in cui gli storici dell'arte dialogano con gli architetti tantissimo, forse veramente mai come prima di quel momento. E il nodo è sempre quello del rapporto fra contenitore e contenuto, come intervenire su un contesto stratificato, una residenza nobiliare per creare qualcosa di nuovo, un museo adatto alla contemporaneità. Ecco, una cosa che si dice sempre poco rispetto a questa stagione è che queste donne, Fernanda Wittgens, Caterina Marcenaro, potevano godere di un'autonomia di gestione, un'autonomia di scelta che oggi è inimmaginabile. E quindi chiederei un po' a Giovanna Forlanelli, mi chiedevo che cosa significa fare un'operazione del genere oggi su un palazzo della seconda metà dell'Ottocento, e le chiederei un po' di raccontarci come Mario Cucinella ha concepito questa trasformazione. In dialogo logicamente con la Fondazione, perché la cosa fondamentale che lei ha detto è che nel costruire questi progetti una delle caratteristiche principali è proprio il dialogo tra committenza, che sia pubblica o privata, e lo studio di architettura, perché entrambe le storiche dell'arte avevano una loro concezione di quello che doveva essere esposto e l'architetto interpreta un po' e collabora a quello che uno vuole creare. Nel nostro caso, che è un caso particolare perché io non sono storica dell'arte, abbiamo dei curatori della collezione etrusca, ma non abbiamo scelto di avere un conservatore, nel senso di avere una persona, uno storico dell'arte che ci aiutasse a costruire il progetto della Fondazione. Siamo stati più guidati da un processo più di tipo manageriale, passatemi questo termine, che è un concetto un po' diverso, perché noi siamo partiti dall'idea di costruire una fondazione che avesse come finalità l'utilità sociale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire costruire un progetto che debba avere il più ampio spettro possibile di pubblico, in questo senso, perché comunque anche questi musei all'inizio erano per vedere l'opera, però pensiamo agli anni 50, erano anche un pubblico, non dico specializzato, però un pubblico acculturato e si cercava in quel momento di portare le persone
a vedere i musei. Oggi noi siamo esposti a tantissime immagini, anche grazie alle nuove tecnologie, per cui la sfida era quella di creare un luogo aperto, accessibile e che potesse appunto soddisfare le richieste di questo nuovo pubblico. Uno dei grandi problemi oggi è portare i giovani, per esempio, nei musei, soprattutto quella generazione tra i 12 e i 16-17 anni. Per cui abbiamo pensato innanzitutto a noi veniamo dal mondo della ricerca scientifica, io sono laureata in medicina e ho sempre lavorato all'interno del settore farmaceutico, abbiamo inventato fino all'altro giorno i farmaci, per cui l'innovazione e la ricerca, e da lì abbiamo studiato logicamente quella che poteva essere l'offerta culturale più avanzata nel mondo, non solo a Milano, per capire che cosa dovesse essere un nuovo museo nel 2020. Qui c'è un problema di ricostruzione di un palazzo storico in un'epoca dopo la guerra in cui bisognava ricostruire. Noi abbiamo dovuto pensare a qualcosa che dobbiamo immaginare, un museo che debba sopravvivere a noi per altri 20-30 anni in un periodo in cui i cambiamenti sono velocissimi. Banalmente, fare oggi un museo con i costi dell'energia, con i problemi che abbiamo, con una guerra, è completamente diverso che costruire un museo 6 anni fa. Ogni anno cambia qualcosa, per cui in questo caso, come ripeto, la committenza è fondamentale, avere le idee chiare. Noi avevamo fatto un benchmark, diciamo così, uno studio su quello che mancava come offerta culturale a Milano, perché logicamente nel contemporaneo Milano è la città, dopo Torino forse, comunque con Torino una delle città più avanzate nel contemporaneo, per noi, o per me che ho fondato Giovanna Levi, per cui una casa editrice attiva soprattutto nel contemporaneo sarebbe stato anche più semplice, invece abbiamo pensato che l'archeologia potesse essere diciamo così, un focus molto importante. Il palazzo, la sede della fondazione, per l'archeologia per tanti motivi, la sede della fondazione, c'erano 2 luoghi dove a Milano poteva esistere un luogo dove poter parlare di archeologia in maniera nuova, ma anche essere inseriti in un contesto importante, per cui le zone erano questa zona vicino perché c'è tutto un contesto di musei, per cui qui si va dall'archeologia ora fino al Novecento al contemporaneo, perché c'è il PAC, c'è il Museo di Storia Naturale, per cui una zona ben inserita, diciamo così, dove un visitatore può girare e vedere molti musei, un po' come a Vienna è stato costruito il quartiere dei musei. Dall'altra parte poteva essere una zona invece più storica, legata a Santa Maria delle Grazie, dove c'è l'altro museo archeologico di Milano, che ha però una struttura totalmente diversa dalla nostra, il museo civico. Abbiamo avuto la fortuna, abbiamo cercato di trovare questo palazzo e a questo punto ci siamo trovati un palazzo privato, abitato da una grande famiglia milanese di tradizione della borghesia, che era la famiglia Rizzoli, abbandonato da 10 anni, in realtà disabitato, non dico abbandonato, disabitato da 10 anni perché la famiglia ha fatto delle scelte diverse, ormai erano la terza generazione, per cui il nipote ha deciso di andare ad abitare a Roma e ci siamo trovati questo palazzo ancora con le tende, l'avete visto, le prime foto erano esattamente come il palazzo era quando il palazzo era abitato. Allora era così, Filippo Perego ha lavorato 3 anni perché il palazzo è stato in realtà edificato nel 1871 dal principe di Piombino, poi era in realtà tutto un quartiere di case con delle bellissime facciate, ma all'interno erano palazzi, diciamo così, delle residenze di quartiere, quasi di ringhiera. Qua c'era un deposito di carrozze ed era tutto un circondario, tutta una zona che era di proprietà non mi ricordo se baronessa o che cosa, Villahermosa Bocconi, la moglie, poi la signora che ha sposato il senatore Bocconi. Lei ha venduto, a un certo punto ha ristrutturato, infatti vicino c'è la fondazione, questa era proprio tutta una zona loro, e ha venduto questo palazzo, diciamo così, che però dietro non aveva niente in realtà, era alla famiglia Rizzoli, che ne ha fatto il palazzo, diciamo così, per la figlia. Angelo Rizzoli ha voluto fare un po' il palazzo di famiglia, per cui
completamente abbattuto l'interno, in realtà rispetto a quello che era prima, rifatto il giardino, allargato di 1 metro, perché ci sono degli architetti che mi hanno chiesto un po' di notizie un pochettino più tecniche, allargato di 1 metro l'interno. L'architetto degli interni è stato Filippo Perego, mentre l'esterno è stato ridisegnato da Reggiori, che era un architetto che in quegli anni lavorava a Milano e che ha dato, è per questo che anche la facciata interna rispetto all'esterno sono completamente diverse, perché qua c'è questa continuità di finestre, questa serialità che all'esterno non c'era, perché la facciata è notificata, diciamo così, è vincolata, perché è diciamo così, siamo in una strada storica di Milano, perché tutte le facciate di Corso Venezia sono vincolate, mentre l'interno non è vincolato. La cosa particolare è che invece abbiamo un vincolo sul giardino. Vincolo sul giardino perché questa era una zona considerata verde, un vincolo del 1902 che vincolava le aree verdi praticamente, era un po' un vecchio piano regolatore, per cui non possiamo toccare il giardino, anche la piccola dépendance che poi era diciamo così, dove tenevano gli attrezzi da giardino la famiglia Carraro Rizzoli, anche questa è oggetto di autorizzazioni da parte della sovrintendenza per qualsiasi tipo di intervento che venga fatto, così come nel giardino. Un palazzo nobiliare con degli spazi ben costruiti, per cui le tende, le camere, i bagni, tutti in marmo, eccetera, eccetera, con l'architetto Mario Cucinella, che è stato scelto, ci conoscevamo già da molti anni, proprio perché volevamo comunque costruire e avere un museo sostenibile. Per cui Mario Cucinella è sicuramente uno degli architetti in questo momento in Italia, ma anche internazionalmente, forse più attento alla sostenibilità. Con lui abbiamo studiato il progetto e la prima cosa che ci siamo posti è: che cosa facciamo dell'edificio storico? Questo piano era collegato col piano sotto da uno scalone imponente, qui c'erano le camere da letto. Che cosa facciamo? Il museo ha bisogno di spazi totalmente diversi rispetto a quello che era un palazzo storico. Avremmo rifatto il Pol di Pezzoli. Cosa facciamo? Il Pol di Pezzoli lo ristrutturiamo, mettiamo nelle camere gli oggetti? Assolutamente no. Per cui nel frattempo avevamo deciso appunto di puntare o di ampliare la collezione etrusca che noi avevamo, che era relativamente modesta perché erano circa 60 reperti. Abbiamo cominciato a comprare anche le nuove collezioni, importandole dall'estero, comprandole in Italia, abbiamo costruito la collezione. Poi parleremo della parte espositiva e andremo avanti in questo senso. Però ci siamo appunto, e a quel punto con Mario Cucinella, lui ha ideato, e lì c'è quel disegno, ha pensato innanzitutto proprio per l'utilità sociale. Per noi era importante la connessione con quello che c'era di fronte, per cui l'idea di connettere questo palazzo con il giardino, in modo che l'entrata e il giardino siano connessi da un punto di vista visivo, ma anche di frequentazione. Infatti il giardino e l'ingresso sono ad ingresso gratuito, il padiglione ha sempre le mostre gratuite, proprio perché ci sia questa continuità, questo legame con la città. Noi la consideriamo una rigenerazione intraurbana. Normalmente si parla di rigenerazioni periferiche, ma all'interno delle città ci sono moltissimi edifici privati e pubblici che possono essere rigenerati. L'idea poi, non avevamo spazio sufficiente per poter costruire un museo in cui ci fossero degli spazi di servizio, per cui dal bistrò a questa sala, la sala che c'è di fianco per le conferenze, i depositi fondamentali, perché normalmente dovresti avere i depositi vicino a dove tu hai il museo, perlomeno all'interno, per cui abbiamo cominciato a pensare a uno spazio ipogeo. E Mario Cucinella poi si è ispirato sia al museo che c'è a Genova, ma soprattutto alle tombe di Cerveteri, pensando a questa struttura ipogea che doveva essere inizialmente costruita con una stampante enorme 3D, che doveva costruire con la terra che c'era nel giardino la cupola, impossibile poi da un punto di vista costruttivo, perché poi pensate gli impianti eccetera, per cui abbiamo fatto questo lavoro imponente di discesa, di scavo oltre 14 metri, abbiamo addirittura tagliato le fondamenta dell'edificio che è rimasto sospeso per 6 mesi con dei perni di ferro,
abbiamo tolto l'ultimo piano, il tetto, per alleggerire l'edificio perché potesse essere sostenuto da queste strutture metalliche, abbiamo ricostruito le fondamenta scese di 14 metri, abbiamo riappoggiato delicatamente l'edificio che non si è spostato di 1 millimetro, per cui anche l'impiego di una tecnica sofisticatissima di ingegneria strutturale, che è fondamentale, oggi si può fare, probabilmente negli anni 50 sarebbe stato impossibile, per cui questa ricostruzione, l'idea di comunque di costruire lo spazio ipogeo in maniera assolutamente contemporanea, ma di mantenere comunque la memoria storica di quello che è stato il lavoro di Filippo Perego, che ormai è storicizzato perché appunto era stato realizzato negli anni 60, e a questo punto poi pensare a come esporre gli oggetti all'interno di questi due ambienti che sono totalmente diversi. Un ambiente storicizzato, storico, di stile ottocentesco, settecentesco, e invece un intervento di tipo strutturale, architettonico molto innovativo, che sono appunto le cupole. Ecco, allora, questa è la sala ipogea vuota, magari dopo parleremo di come è stata riempita, però veramente questo intervento e questo ambiente ci dà l'occasione di parlare un po' di questo modello, di questa ispirazione e da dove viene. E torniamo così a Genova con un altro dei, forse veramente il più innovativo di tutti fra i progetti di Albini, quello per il Museo del Tesoro della Cattedrale. Tra l'altro, scusate, una nota importante, a questo si è molto rifatto Mario Cucinella, perché come sapete Mario Cucinella è un allievo di Renzo Piano, ha lavorato anche a Genova e lui ha molto sentito questa influenza, anche pur avendo poi la connessione con le tombe etrusche, ma si è sempre rifatto questo modello. Sì, ecco, se per Albini l'ispirazione di un ambiente sotterraneo veniva da quello della cripta delle chiese, ecco, se ci può parlare un po' di questo, della radice e di come nasce quest'idea. Ma sì, intanto mi viene subito da dire, ragionando anche ad alta voce, mi scuserete, che non sempre i luoghi e le città sono all'altezza della loro eredità culturale, in questo caso. Genova, per esempio, non lo è stata, perché gli allestimenti di cui stavamo un po' chiacchierando, il Palazzo Bianco e il Palazzo Rosso, come voi forse saprete, non esistono praticamente più. Il caso del Museo del Tesoro di San Lorenzo è un caso di parziale conservazione, sono stati interventi anche molto pesanti rispetto a queste foto antiche, ormai è sempre le foto di Paolo Monti che ce lo documentano, ma credo che sia molto interessante e io ho trovato anche molto toccante l'idea che comunque queste poetiche, questa eredità riaffiori altrove, in altri luoghi, riviva, e questo è per esempio il caso dove ci troviamo, appunto, di questo altro museo sepolto che ritorna in qualche modo a Milano, e effettivamente, come Marcello Calogero ci stava introducendo, arriva da un'intuizione che è ancora dovuta al dialogo. Ovviamente un museo del tesoro doveva essere vicino alla cattedrale, voi tutti sapete che Genova è una città verticale, stretta, e dunque ci si interrogava su dove riuscire a costruirlo, e infine, scartati un'infinità di progetti, proprio durante un viaggio in Grecia, Caterina Marcenaro ha l'intuizione e dice, dopo appunto la visita alle tombe micenee, e scrive una cartolina a Franco Albini a Milano da Micene dicendole: ho avuto un'idea, facciamo qualcosa del genere a Genova. E anche loro andarono, Franca Elghe disegnò, fece una maquette meravigliosa che ancora si conserva, e insieme pensarono di scavare proprio nel cortile dell'Arcivescovado. E infatti la visita oggi al Museo del Tesoro comincia proprio dall'esterno, vedendo appunto questa stessa pianta che è ridisegnata sul sagrato e che è quasi sovrapponibile in qualche modo al cantiere. Sì, ci faceva molta impressione prima vedere questo scatto degli anni 50 e
come sono scarpe. state, sì, perché sono veramente impressionantemente simili e le difficoltà Infatti tecnologiche pensavo fosse la all'epoca, nostra foto, vista da invece no. Ecco, le difficoltà tecniche saranno state 10 volte, insomma, altrettante all'epoca, no? Ma certo, E anche io convincere i committenti di una scelta del genere non sarà stato semplice. naturalmente a ogni presentazione dei progetti le polemiche non mancavano. Caterina Marcenaro era una persona molto determinata e diceva sempre andiamo avanti, distruggeranno me, così è stato, è stata condannata veramente a una damnatio memorie, ma non distruggeranno il museo, che lei considerava l'opera più riuscita, ma non solo del suo operato, ma proprio dell'attività museale allestiva dello studio Albini e Elghe. E tant'è che in qualche modo è arrivato in parte fino a noi, ma e per fortuna riecheggia anche altrove. Con questi materiali anche poveri, poverissimi, no? Questa scelta di presentare questi muri in cemento a vista, integrata con tutta questi materiali poveri, insomma, una scelta molto forte. Siamo nel cuore della città medievale e sotto una cattedrale così, con questa impronta così forte. È veramente l'idea di una sorpresa, no? Di un museo scrigno un progetto poi come sempre, appunto, come diceva il dottor Calogero, è stato in parte anche inizialmente dirottato. Inizialmente si pensava anche a un accesso dall'alto, in modo che ci si percepisse fino in fondo questa sorpresa. Coloro che di voi sono stati a vedere il museo si ha invece accesso dalla navata della cattedrale, quindi anche in quel caso ci sono stati poi dei compromessi in corso d'opera, ma insomma il progetto è stato realizzato. Ecco, un'altra delle novità è quella che riguarda il modo di presentare gli oggetti, su quali sostegni collocarli, quanto ridurre il diaframma fra lo spettatore e l'oggetto. Nel Tesoro di San Lorenzo alcune opere sono appunto non c'è nessun diaframma, sono collocate anche a un'altezza che prima non sarebbe stata mai scelta, un modo per veramente suggerire e incoraggiare un'osservazione ravvicinata degli oggetti. Per altri oggetti invece vengono create delle teche, queste vetrine che vediamo in questa foto. Ci può dire qualcosa di più specifico su questa scelta, forse? Ma sì, direi che è un po' il manifesto dell'approccio, anzi della storia dell'arte che guidava. Qui parliamo soprattutto di storia dell'arte, non tanto di un percorso archeologico. Tra l'altro presentiamo opere in questo caso molto particolari, perché riguardano l'arte sacra, no? E dunque inserire oggetti come appunto queste casse processionali, questi argenti antichi, queste opere di grande oreficeria, magari bizantina antica, in un contesto, in una presentazione che potesse in qualche modo parlare alle persone. Appunto negli anni 50 il pubblico dei musei non era ancora forse come oggi vasto, ma insomma potesse in qualche modo e mantenere anche la funzione originale, che era quella catechetica comunque. Insomma mescola questi punti di vista, inserendoli a pieno titolo nell'arte contemporanea, facendone un luogo di arte contemporanea. E questo è qualcosa di molto forte rispetto, ed è un credere molto negli oggetti, appunto, in un certo tipo, un certo modo di fare la storia dell'arte che fa da guida. È quello che viene dall'impostazione di tutta quella generazione, l'impostazione crociana, puro visibilista, un filone oggi lontano per certi aspetti anni luce dal nostro modo di approcciarci alla storia dell'arte, ammesso che ce ne sia ancora uno, ma non ci addentriamo in questa discussione. Diciamo, l'idea, proprio per dirla in soldoni, è che il museo non è più uno strumento per
presentare il maggior numero di oggetti possibili, per ambientarli in un ambiente che ne ricordi il tempo e il luogo in cui sono nati. Il museo è un atto critico. Il museo è un'interpretazione e da questa interpretazione passa il linguaggio dell'architettura contemporanea. E di qui quella rivoluzione, è una formula rimasta famosa. Franco Albini fa una prolusione allo IUAV a Venezia nel 1954 e formula un po' questa rivoluzione copernicana per cui se prima ad essere ambientato doveva essere l'oggetto, adesso deve essere ambientato è il pubblico. È il pubblico che deve come dire, essere suggestionato dall'ambiente in cui si trova, e questo non significa che l'ambiente non abbia poi dei rimandi, non abbia poi una radice. L'abbiamo visto con appunto le tombe a Tolos, Micenee, per il Museo del Tesoro, le necropoli etrusche per la Fondazione Rovati. Qui vediamo due immagini che ci parlano poi oggi di come si possono presentare gli oggetti, dei limiti e delle possibilità di avvicinare l'oggetto al pubblico, garantendone però la conservazione e la sicurezza. Sì, qui ci sono le prime prove sperimentali, proprio sperimentali, perché abbiamo realizzato nello studio di Bologna dell'architetto un mock-up 1 a 1, una fetta di cupola 1 a 1, per poter capire dove realizzare la pianta impertistica, ma anche come esporre gli oggetti. Inizialmente siamo partiti da una collezione fondamentalmente di vasellame, di cucchieri e impasti. L'idea era quella, noi non volevamo anche noi avere filtro. Seguendo la scuola di Albini non vogliamo avere i filtri per gli oggetti, anche se devo dire che l'incontro con alcuni artisti contemporanei, in particolare con Giuseppe Penone, che è venuto per prima a vedere il museo perché volevamo fare un lavoro con lui che poi non abbiamo realizzato, è stato quello di dirmi: un artista contemporaneo ti dice esattamente il contrario. Ho detto: guardi, vorremmo mettere gli oggetti, ma lei come li vede? In vetrina? Perché c'era questa grande discussione con Mario Cucinella. Li appoggiamo? Li mettiamo appoggiati oppure mettiamo il vetro? E lui mi ha detto, contrariamente a quanto potessi pensare, il vetro, perché il vetro rende l'oggetto museale, mentre se l'oggetto lo esponi in maniera naturale non gli dai più quel senso di musealizzazione, di importanza dell'oggetto, che è una cosa che detta da Penone mi ha molto sorpreso, perché insomma il lavoro è completamente diverso, lui che lavora appunto in questo modo. Però non è logicamente seguendo solo l'impulso o il suggerimento di Penone che abbiamo poi costruito queste teche. L'idea era all'interno delle cupole, prima di parlare di questi ripiani. Logicamente è una collezione archeologica e qui si pongono dei vincoli importantissimi, perché c'è il problema della conservazione, c'è il problema della sovrintendenza che viene, essendo tutte collezioni vincolate, devi avere anche delle specifiche tecniche dove vengono riposti questi oggetti, per cui sale di silicio, eccetera. Inizialmente abbiamo pensato, qua sembrano, sono aperti, in realtà ha dei grandi triangoli aperti, come se fossero delle schegge, perché Cucinella ha sempre parlato di schegge di vetro, che vivevano soprattutto all'interno dello spazio ipogeo, dove più abbiamo studiato, perché nello spazio, diciamo così, del piano nobile, volevamo sfruttare, e in realtà è quello che abbiamo fatto, le strutture esistenti, per cui l'archeologia entra in quella che era la vetrina classica della casa, per cui più una casa da collezionista, mentre sotto era l'impianto museografico. L'idea anche di esporre questi oggetti all'interno appoggiati a dei bastoni, che piaceva tantissimo a Mario Cucinella, perché era l'idea di mostrare le forme nell'antichità, cioè queste forme che venivano ripetute, che dovevano a un certo punto creare delle ombre verso la struttura di pietra, si è rivelata non accettabile proprio da un punto di vista conservativo, perché questi bastoni, pur fissi che siano, quando tu dovevi entrare in una teca
lunga magari 3 metri e spostare l'altro oggetto cominciava a essere difficoltoso. Per cui con gli architetti oltretutto bisogna, mentre Albini aveva un senso incredibile della funzionalità, perché quest'idea di mettere a libro alcuni quadri per poter vedere anche la parte inferiore con una semplicità, ha avuto un'intuizione geniale che poi hanno seguito moltissimi altri architetti contemporanei. Oggi gli architetti tendono più a guardare l'espressività della loro architettura e meno la funzionalità, soprattutto quando si tratta di progettare musei. L'abbiamo visto nei musei di tutto il mondo. Il Maxi della DID è uno spazio dove andate ad appendere i quadri, cioè dovete creare delle cose per cui insomma queste grandi architetture hanno poi creato grossi problemi di collocazione degli oggetti, per cui alla fine abbiamo fatto le nostre schegge ridotte, fatte da Goppion, che è uno dei massimi costruttori di teche. Abbiamo lavorato, non vi dico, 1 anno per abbassare il livello dello zoccolo dove ci sono i materiali di conservazione eccetera di 1 centimetro, perché queste poi sono le poetiche degli architetti, no? Perché 9 è troppo alto, dobbiamo abbassarlo eccetera. Comunque questo perché sono tutti retroscena di quello che vuol dire costruire un museo, immagino negli anni 50 in cui non c'era neanche la disponibilità tecnica che abbiamo oggi, come Albini sia stato geniale con 4 asti di ferro appoggiate poter fare un'installazione e una esposizione così contemporanea. Ecco, quest'idea del museo che diventa opera d'arte autonoma è un'idea che si affaccia per la prima volta proprio in questi anni. C'è un famoso articolo di Costantino Baroni che sta riallestendo il Museo del Castello Sforzesco e che dice apertamente il mio museo progettato dallo studio BBPR è un'opera d'arte in se stessa, che contiene delle altre opere d'arte ma che ha una sua autonomia. Ecco, a me interessava molto il discorso che facevamo sull'oggetto collocato su un piedistallo che permette all'oggetto di essere osservato da tutti i punti di vista. Ecco, vado un attimo veloce, però c'è sicuramente un oggetto, una scelta, una soluzione di Albini che da questo punto di vista è particolarmente rilevante e che forse è diventata quasi la più iconica. Ce ne vuole parlare? Beh, finché si è potuta vedere, perché non c'è più. non esiste più dal 69, la mia generazione non ha fatto a tempo a vederla, ma la conosciamo dalle fotografie di Paolo Monti. C'è anche un brevissimo filmato che riproduce questo dispositivo, questa invenzione che è davvero un po' l'apoteosi del percorso del Bianco. Siamo tornati a Palazzo Bianco, la dimora dei Brignole Sale, che non solo non è più una casa museo, ma che espone i suoi frammenti marmorei più celebri, perché i resti di uno dei monumenti funebri più importanti della scultura medievale, dovuto appunto a Giovanni Pisano, vengono ritrovati questi frammenti, vengono inizialmente musealizzati in forme più tradizionali che cercano di evocare appunto il contesto originario presunto tale dell'opera. Questi sì, appunto questa nicchia ogiva, esatto, che in qualche modo ricostruire. dovrebbe suggerire l'originale collocazione del gruppo all'interno di un monumento funebre gotico realizzato da Giovanni Pisano all'inizio del Trecento. Appunto. E invece la scelta, quando arriva Albini, è completamente diversa. È completamente diversa, e la stessa Caterina, lo dico con le sue parole, che sono sempre state limpide e chiare, per raccontare questo tipo di proposta. La direttrice dei musei scrisse: non c'è bisogno di una casa medievale per apprezzare un dipinto di Giotto o un marmo di Giovanni Pisano, uno stendardo di Federico II, e anche se avessimo una casa del genere ci mancherebbe sempre la cultura medievale, lo spirito medievale, gli occhi medievali. In ogni caso i rapporti sarebbero distorti. E dunque appunto tutti loro prendono la loro responsabilità di fare una scelta radicale, ma di proporre una loro interpretazione, appunto una lettura critica. La proposta è questa, è quella che appunto
Albini interpreta disegnando questo supporto mobile con un nascosto nel pavimento, c'era un motorino che poteva essere azionato, per cui l'opera era tra l'altro appunto discostata dalla parete, non era più il monumento, non rievocava neanche quell'idea del monumento fisso, ma era appunto posta in mezzo alla sala a 360 gradi, questa idea appunto di offrire una lettura, ognuno di noi poteva dare la propria lettura, interpretazione, e questo era un'invenzione naturalmente che in qualche modo poi ha fatto anch'essa, ancorché qua smontata a Genova appunto non esiste più questo supporto, anzi lo stesso monumento in questo momento da anni non è più in città, forse tornerà, ma appunto ha poi preso forma in altri allestimenti. La Presidente Forlanelli prima citava Renzo Piano, che fu appunto allievo all'epoca del cantiere di Palazzo Rosso, faceva un tirocinio al Rosso con Franco Albini, e Renzo Piano appunto raccontava di come l'austero architetto Albini andasse ogni tanto, tornasse al cantiere del Bianco per vedere questo suo dispositivo in movimento, dispositivo che ha colpito molto l'immaginario appunto di tanti altri architetti, a partire da Renzo Piano, che lo ha realizzato ancora recentissimamente nel nuovo Whitney Museum ma anche a Fondazione Vedova a Venezia, qui molto vicino. Infatti questa idea appunto di dell'opera d'arte che si muove verso di porgere l'idea del porgere l'arte albiniana, di albiniana memoria, insomma. Sì, è veramente l'idea che non sia il museo a proporre un'esperienza, ma sia lo spettatore a creare la sua esperienza, che è ogni volta diversa, ogni volta che il museo viene visitato. E lei infatti giustamente utilizza la parola non visitatore ma già spettatore, che è un'idea che accompagna poi la storia molto più recente, no, di questi ultimi forse decenni dei musei, ed è stata un'idea anche molto criticata, va detto, fin dall'origine. No? Sì, perché, diciamo, poi quando apre Palazzo Bianco ci sono le recensioni sui giornali, ci sono incomprensioni, malintesi, queste idee così innovative a volte vengono fraintese. Ricordo una di queste recensioni più acide, che dicono che la Margherita di Brabante ora è appollaiata su questo supporto come una civetta. Appollaiata sul trespolo. Questo era Giovanni Ansaldo, che si firmava con lo pseudonimo Stella Nera sul Borghese di Longanesi. E quindi appunto... Ecco, diciamo, questo per dare appunto la misura di quanto queste idee fossero audaci, fossero coraggiose e derivassero da veramente una chiarezza di intenti e di visione sulle opere d'arte davvero un modo di fare storia dell'arte, monolitica, proprio un modo di fare storia dell'arte. Per realizzare tutto questo, il rapporto con il museo di Caterina Marcenaro è quotidiano nel vero senso della parola, perché Caterina Marcenaro vive in un appartamento all'interno di Palazzo Rosso, anche questo progettato da Albini Elg. Sì, questa è un'idea che ci fa forse un po' sorridere, ma in realtà non è un'idea così curiosa e originale, perché come sapete un tempo, ma anche oggi, i dipendenti di molti musei pubblici, anche privati, vivono all'interno del museo. Nei musei statali si utilizza molto questo metodo, i custodi, ma anche a volte i direttori. Palma Bucarelli, l'altra grande direttrice di questa generazione, viveva alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma con i suoi cani, e Caterina Marcenaro va appunto ad abitare all'ultimo piano del Palazzo Rosso, che peraltro era stato sempre destinato dalla municipalità ai funzionari, ai dirigenti del comune. Certo, quando ci va a abitare lei, che nel frattempo ha
ha avuto diversi appellativi, ma in particolare quello della Zarina di Genova. Naturalmente questo fa notizia, e la rassegna stampa in questo caso è veramente molto molto forte. In particolare queste foto vengono pubblicate su un numero di Domus del 55, dove non si fa esplicito riferimento all'affittuaria. Il titolo di Gio Ponti è La casa di un amatore d'arte, ma chi sarà mai, si chiede appunto la stampa, Ansaldo in primis, questo amatore d'arte che abita nell'ultimo, che ha il privilegio di abitare in quest'ultimo piano, è appunto la direttrice che fa disegnare, progetta con Albini e Elghe quello che si può definire più che una casa museo, un appartamento, un museo casa, perché se forse nel museo si poteva spostare qualcosa, in quell'appartamento pare non si potesse veramente toccare nulla. Quello che oggi oggi fa parte, come immagino sappiate, del percorso museale di Palazzo Rosso, che è oggi in parte riaperto, ma naturalmente è qualcosa di molto diverso da queste foto e dalle descrizioni che abbiamo. Marcenaro aveva era anche un'ambiziosa collezionista, e dunque aveva pensato e fatto disegnare questo appartamento anche in funzione delle sue opere, che poi destinerà, avendo rotto i rapporti in città con questo suo carattere molto particolare con tutti, destinerà proprio a Milano. Forse lo sapete, la collezione di Caterina Marcenaro è arrivata alla Cariplo, oggi Banca Intesa, ed è in parte esposta al Museo Diocesano di Milano, in una sala Marcenaro. Insomma, un epilogo non felicissimo per Genova. Ecco, sì, forse possiamo parlare proprio come ultima cosa di questo, prima di vedere se il pubblico ha delle domande, di questo altro simbolo di Palazzo Rosso, in cui veramente l'architettura diventa opera d'arte all'interno di un museo. Sì, questo forse è uno degli oggetti, delle invenzioni più note, più poi replicate successivamente anche da Albini e Elghe in altre case, e non solo in musei. Quindi c'è anche questo passaggio interessante tra l'arredo privato della casa, delle case e dei musei. Nella stessa via Garibaldi c'è Casa Abruzzo, poco più in là, dove viene replicata questa scala che ellittica, che collega, è funzionale al collegamento dei piani nobili, che ha avuto una storia recente non felicissima, perché era stata molto usurata e poi rovinata. Queste sono sempre immagini degli anni 50, e dunque oggi è stata trasformata, come spesso accade, a causa di interventi pensati in maniera totalmente inappropriata, ma appunto per fortuna anche questi oggetti rivivono in altre forme e in altri luoghi. Ecco, secondo me toccare questo punto per chiudere è proprio ideale, nel senso che è l'idea di un museo che è concepito fin dall'inizio come opera d'arte, e che quindi poi col passare del tempo pone dei problemi di conservazione. Non si devono più solo conservare le opere d'arte, si deve conservare l'allestimento e si devono fare delle scelte. Ecco, noi magari adesso vogliamo aprire alle domande. Dire se ci sono delle domande. Dove si trova oggi il monumento di Margherita Giovanni Pisano, per favore? Perché non ho capito. Guardi, è un argomento assai delicato, credo, e io forse non sono la persona più titolata a risponderle, e sarebbe bello che ci rispondessero i funzionari del Comune di Genova, e non lo dico per eludere la domanda, ma perché davvero, come forse lei saprà, dal Palazzo Bianco il monumento è stato smontato, ma già dalla stessa Marcenaro, per essere reinstallato nel Museo di Sant'Agostino, che è il museo della città di Genova, del museo della scultura, no? Anch'esso era un museo bellissimo, oggi chiuso peraltro, ma appunto
il riallestimento in Sant'Agostino ha avuto un esito abbastanza infelice negli anni, mi permetto di dire, negli ultimi decenni. Poche settimane fa, proprio grazie a Fondazione Albini, che conserva tutti i materiali di questa progettazione, c'è qui in sala, la ringrazio, l'architetto Elena Albricci, che conosce bene questi, abbiamo appunto rivisto questi disegni di questo allestimento che è stato travisato decisamente, si può dire, a Genova in Sant'Agostino. Un allestimento che è sopravvissuto fino a qualche anno fa, poi nel 2015 Margherita, monumento delicatissimo, non aveva viaggiato praticamente mai, solo negli anni 30 una volta, per andare a una mostra a Parigi, al Grand Palais, e nel 2015 lascia Genova per andare a essere esposta in una serie di mostre in Europa per i festeggiamenti di Carlo IV, e non è mai tornata a Genova perché credo, immagino, sia ancora in restauro all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. E questo è abbastanza sorprendente perché manca dalla città uno dei suoi oggetti più importanti nel silenzio totale, ma abbiamo forse intuito che è quella di Genova, di Caterina Marcenaro, una storia di silenzi, di assenze molto, molto vistose. Sembra che questa sensibilità di voler far parlare l'opera d'arte con l'ambiente non sia tanto l'esigenza solo di oggi, perché se torniamo anche ai tempi passati, quando c'erano scultori, architetti e artisti, mi viene in mente Alonso Cano, cioè praticamente quando concepivano la chiesa o il monumento lo vedevano già in rapporto con il visitatore. Quindi oggi abbiamo una sensibilità moderna in cui cerchiamo di far partecipare lo spettatore che diventa il protagonista della scena, ma questa esigenza c'era anche prima, perché non è che l'abbiamo scoperto noi. Grazie. Beh, con una piccola differenza, che all'epoca c'era anche l'artista che partecipava. Oggi l'artista partecipa un po' meno perché è sempre più difficile far fare opere site specific agli artisti in musei, proprio perché c'è il problema della conservazione. Io sono rimasta sorpresa, non sapevo, dialogando con Giulio Paolini, l'opera che abbiamo all'interno della sala, che noi chiamiamo appunto Sala Paolini, è l'unica opera site specific presente in un museo. Io pensavo ci fosse in altre zone, invece sono sempre, logicamente ci sono magari sale dedicate, ma con opere che non sono state concepite per lo spazio. Lo fanno magari per la galleria, ma poi, per cui anche questo dialogo lo è stato un po' per il Museo di Napoli, quando aperto, in cui alcuni artisti hanno fatto delle opere site specific, ma su cui stanno già ripensando e rivedendo, perché questo è il problema del museo, che deve sempre continuare a vivere, perché altrimenti abbiamo quei musei archeologici con la polverina, col ripiano, che insomma storicamente sono anche belli, che magari però non sono poi così appeal da un punto di vista dei visitatori. No, ecco, si è menzionato Giulio Paolini, ma ricordo un'intervista di qualche tempo fa in cui Giulio Paolini racconta delle sue visite, di questa folgorazione avuta a Genova visitando Palazzo Bianco e Palazzo Rosso, e veramente guardando queste fotografie possiamo veramente capire perché si trattava di vedere le opere d'arte a cui si era magari abituati, ma in un modo completamente diverso. Sì, credo che Paolini, anzi ce lo siamo detti una volta, si sia molto ispirato anche al lavoro di Carlo Scarpa, sì, che è il più pittorico, no, di quella generazione, il più usa la policromia sia a Verona che a Palazzo Abatellis a Palermo, no? Quindi, che poi forse è anche credo uno dei motivi per cui Scarpa è stato conservato e davvero trattato come un'opera d'arte, no? Appunto ho citato casi non felici come quelli di Genova, ma per esempio altre città hanno fatto scelte opposte. Verona e Palermo, per esempio, hanno conservato gli allestimenti di quegli anni. Io non ho mai visitato né Palazzo Rosso né Palazzo Bianco. Buonasera. Mi chiedevo quando e perché questi allestimenti di Albini e di Frankel siano stati smantellati e come sia adesso il percorso museale. Allora, come oggi è difficile da dire in effetti, perché
e come si sia arrivati a oggi? Ecco, è una bellissima domanda, anche perché davvero è un percorso molto poco documentato, no? Anno dopo anno, è chiaro, gli allestimenti, anche quelli museali, hanno un tempo, questa generazione ce lo ha insegnato, no? E naturalmente sarebbe, credo, auspicabile oggi fare qualcosa di nuovo, come loro ci hanno proprio secondo il loro metodo, il loro indirizzo. La storia degli ultimi invece decenni è legata banalmente a quello che nelle amministrazioni pubbliche si chiama la manutenzione ordinaria, un po' come si trattasse, appunto, si diceva prima conversando, di una casa, di un bagno della propria casa, dove si mette a norma la climatizzazione, sempre tutte queste questioni che dovrebbero essere forse secondarie, o meglio, più che secondarie, guidate da un progetto. Cioè, in poche parole, non abbiamo oggi, almeno a mia conoscenza, progetti né museologici né tantomeno museografici dei musei civici di Genova. Solo il Museo del Tesoro di San Lorenzo è stato portato a questa presentazione attuale con un percorso di analisi. Ma per esempio, vi accennavo poco fa, il Rosso ha aperto quest'estate in modo molto diciamo sorprendente, e cioè legando la presentazione a 10 righe di un comunicato stampa che dicevano la città di Genova presenta un restauro filologico dell'opera di Albini. Adesso lasciamo perdere che nel comunicato si siano dimenticati di Franca Elghe e di Caterina Marcenaro, ma questa è nella comunicazione veloce. Ma chiamare un restauro filologico, l'aver preso un po' di tappeto rosso messo in alcune sale, e poi forse erano finiti i fondi e il tappeto rosso è finito, e insomma è forse una interpretazione un po' forte dell'opera di Albini. E lì nasce un altro paradosso, cioè nel momento in cui c'è questo allestimento museale che deve essere adeguato alle norme di oggi sulla sicurezza, agli impianti di climatizzazione, eccetera, e allora bisogna necessariamente intervenire per conservarlo, ecco, allora lì nasce la domanda se per conservarlo lo snaturiamo completamente e allora non si ottiene né un risultato nell'altro, quindi è veramente una scelta difficile da fare. Diciamo che è stata una proposta quantomeno aberrante, perché di quel percorso non fanno più parte tante opere, tra l'altro, no? Nei musei, come è noto, le opere emigrano in alto, sono stati ridisegnati, è tutta una rete civica, voi sapete che Genova ha questa rete civica veramente molto, molto importante, quindi è stato naturale che alcune opere siano state destinate ad altri poli, come la stessa Margherita che abbiamo citato. In Palazzo Rosso non c'è più la specchiera che abbiamo visto prima, perché forse anche lei in restauro da qualche parte, quindi che senso ha dare una forma, cercare di imitare quella forma, di rievocarla quando è completamente caduto l'impianto museologico, l'ordinamento, no? E diciamo tanti musei di oggi stanno lavorando sull'idea del reenactment, del rimettere in azione un allestimento. Sono stati infatti riproposti dal Gulbenkian qualche anno fa gli allestimenti proprio della Bobardi, di Albini, di Elghe, ma quella è stata un'operazione di rilettura, no? E invece questa idea di banalizzare, comprando un po' di tappeto rosso, magari neanche si è trovato più il feltro originale, immagino, insomma la sensibilità anche. Deve essere antincendio. Ecco, esattamente. Quindi e di srotolarlo pensando di aver fatto un restauro filologico, boh. Ecco, allora diciamo sulla difficile gestione di questa eredità possiamo chiudere. E vi ringraziamo per la partecipazione, grazie.